Nei video precedenti abbiamo visto la regola base del bonsai, ovvero la coltivazione. Poi, nei video successivi, vi ho spiegato dove comprare una pianta, con quali caratteristiche comprare una pianta. Ma ora è giunto il momento di andare a vedere quali caratteristiche deve avere un buon substrato per il tuo bonsai. In questo video ti farò una panoramica generale su questo argomento, ti andrò a dare tantissimi consigli fondamentali per la cura e la giusta coltivazione del tuo bonsai, lato substrato, ma se arriviamo a 30 like su questo video, all'interno di questa serie vi aggiungo anche un video specifico in cui vi vado a parlare di tutti i vari substrati che nominerò in questo video. Ciao appassionati di bonsai e bentornati sul mio canale Ancient Talk. Partiamo dal primo punto, che è essenziale, ovvero che un substrato ottimale per far crescere un bonsai correttamente ed in salute deve essere granulare, così da avere un'ottima areazione di radici e trattenere la giusta quantità d'acqua, senza andare a creare ristagni e marsciumi radicali, che sono la maggior parte dei problemi delle persone che prendono bonsai e non controllano bene che tipo di terriccio ha la loro pianta. Quindi, importantissimo, bisogna evitare terricci universali, e se proprio si vuole utilizzare una parte di sostanza organica, si può utilizzare tranquillamente una piccola percentuale, ripeto, piccola percentuale, di humus di lombrico, che potete acquistare o farvelo da soli in casa. La maggior parte delle persone a cui seccano i bonsai, come dicevo prima, hanno sempre substrati non adatti che diventano o troppo compatti con il tempo, molto spesso diventano subito molto compatti e soffocano le radici, oppure dei substrati che trattengono troppa acqua e creano dei marciumi radicali. Quindi vi ho dato la spiegazione di questi due motivi di disseccamento delle piante. Torniamo al discorso granulometria. Si tende ad usare più o meno la stessa granulometria nei substrati e questa selezione si può fare tramite dei setacci appositi che potete trovare online. Comunque si tende ad utilizzare un terriccio con granulometria di 4-5 mm per piante dove bisogna crescere, spingere, radicare tanto, perché avere un granulo più grande ma comunque uniforme, quindi vuol dire che tutti i granuli del vaso devono avere più o meno questa grandezza, permette di avere tanto ossigeno nel substrato, sia in presenza sia nel momento in cui l'acqua passa e da sopra spinge giù tramite i fori di drenaggio l'ossigeno presente. Il nuovo ossigeno che entra lo fa senza alcun problema e va a dare nuova aria alle radici. Nel momento in cui invece abbiamo una pianta un po' più matura, in cui bisogna regolare la crescita per non farla spingere troppo, eccetera eccetera, si può passare ad un substrato di circa 3 mm di diametro del granulo. Quindi, al contrario di come detto prima, questo diminuirà un pochino la presenza di ossigeno nel substrato e potremo regolare meglio la spinta. Altra cosa importante: quando andate a rinvasare una pianta, se utilizzate substrati giapponesi come Akadama, Kiryuzune e Kanuma, non serve lavare il substrato, e però invece va comunque setacciato per andare a togliere un po' di polvere, che magari ce n'è tanta, e togliere tutte quelle granulometrie che sono magari molto piccole, che nei sacchi ci sono sempre. Invece nel momento in cui andate ad utilizzare substrati nostrani, comunque di largo utilizzo in Italia, non in Giappone, ovvero pomice, lapilli o zeolite, vanno lavati bene e molto accuratamente, oppure vanno acquistati già lavati, ma magari un passaggio ce lo fate comunque anche voi, e questo serve a rimuovere delle polveri che poi, una volta che voi iniziate ad annaffiare molto la pianta e quindi andate inumidire questa polvere, sostanzialmente vi va a creare praticamente una sorta di melma che
va nel fondo del vaso e va a tappare i fori di drenaggio. Questo crea tantissimi problemi perché poi, col fatto che i fori di drenaggio sono bloccati e tappati, praticamente la pianta vi va in sofferenza e quindi poi rischiate un marciume radicale, quindi state molto molto attenti. E comunque non fa mai male fare tanti fori nel vaso, soprattutto se si tratta di vasi da coltivazione. Poi se si tratta di vasi bonsai, andare a bucare il grass non è mai il massimo, però quando si tratta di vasi da coltivazione, che siano ciotole oppure rettangolari, fa sempre bene. Anzi, c'è chi addirittura fa dei fori laterali, non solo sotto. Comunque, vi ho dato una bella infarinatura su come dovete comporre un vostro substrato. Vi dico che solitamente su piante magari appena raccolte, che non valgono molto, o comunque piantine di poco valore, potete abbondare con la pomice e volendo utilizzare quasi solo pomice dal secondo rinvaso in poi, diciamo, oppure su piante raccolte di livello molto molto alto potete andare ad introdurre sicuramente della kadama e anzi magari aumentare, mettere più akadama che pomice. Però comunque la pomice è un po' il jolly tra i substrati vulcanici che utilizziamo in Italia, perché è molto leggera e ha comunque delle caratteristiche abbastanza simili alla kadama, se vogliamo dire così. Non sono paragonabili perché la kadama è un'argilla, la pomice invece è una pietra vulcanica, però comunque vi ricordo di lasciare 30 like almeno, così se volete andiamo ad approfondire akadama, kiruzuna, kanuma, lapillo, pomice, zeolite e vediamo un po' anche l'humus di lombrico e altre cose. Lo facciamo in un video dedicato, altrimenti questo video diventa troppo lungo e già vi ho dato tante nozioni. Comunque, soprattutto con questi consigli finali che vi ho dato, siete perfettamente in grado di creare un substrato per i vostri bonsai. Puoi tranquillamente andare a rinvasare le tue piante, eccetera eccetera, avendo delle nozioni fondamentali che sicuramente ti daranno dei grandi risultati sulle tue piante. Detto ciò, io vi ringrazio tantissimo per aver visto tutto questo video, per aver seguito tutta la serie su come iniziare a fare bonsai. Il prossimo video della serie sarà, a meno che non arriviamo a 30 like su questo video, il prossimo sarà sull'attrezzatura di base fondamentale che qualsiasi persona che inizia a fare bonsai deve avere. Io vi ringrazio ancora tantissimo per la visione, lasciatemi un commento, mi piace, condividete il video con i vostri amici appassionati di bonsai e che vorrebbero soprattutto iniziare a fare bonsai. Voi, quando non trovate i video su questa serie, trovate ogni domenica comunque un video lavorazione o altro e noi quindi ci rivediamo domenica prossima ore 19. Buon bonsai!